Oggi vi parlo di una Action Cam che ho comprato circa 2 anni fa e che prometteva di essere eccezionali. Tutti ne parlavano bene, ma devo dire che questa Insta360 One RS è risultato il peggior acquisto fatto negli ultimi anni. L'ho usata pochissimo, fastidiosa, un sacco di problemi, nonostante un buon rapporto tra qualità e prezzo, nonostante sia una action cam con delle feature che 2 anni fa erano eccezionali, non solo il 4K 50 ma anche il log, ma anche un 6K in widescreen. Per questo ho voluto farvi dei piccoli b-roll all'inizio per farvi vedere la qualità, anche se devo dire che oggi diciamo, il tempo non aiuta. Ormai è un mese che a Roma praticamente piove tutti i giorni, c'è spesso una cappa abbastanza fastidiosa, anche se devo dire che ora qualcosa si sta rimettendo, quindi forse avrei potuto fare questi b-roll un po' più aspettando, però immagino che siano venuti abbastanza bene. Allora, perché questa camera, nonostante appunto quello che vi dicevo, un buon 4K, un 6K in widescreen, nonostante abbia, per esempio, non so se vedete che io sto usando un microfono della DJI, il DJI Mic 2, che ha la possibilità anche di registrare, diciamo di collegarsi in Bluetooth, e questa camera permette di collegare il microfono via Bluetooth, mentre ora che sto usando la mia fida Insta360 Go 3S sto registrando direttamente il microfono e poi la voce la metterò in post, diciamo. Dunque, allora, qual è il motivo? Detto che io ho preso questa camera completa con 2 batterie, con una parte sopra che permette il cold shoe, addirittura una parte che si mette qua e che permette l'uscita, diciamo, per un attacco microfonico cablato, insieme anche
diciamo all'attacco USB-C, quindi, e quindi delle feature che per esempio sulla Insta360 Go 3S, che è quella che uso di più, anche la Go 3, me le sognavo, eppure questa camera, questa One RS, Insta360 One RS, è talmente fastidiosa perché prima di tutto i tasti sono assolutamente duri da spingere, quindi difficile accenderla, spegnerla. Poi per esempio ora stavo facendo appunto, ho lo schermo dietro, ora ve lo faccio vedere, lo accendo, e per accenderlo insomma ci vuole una certa forza oltretutto. Bene, ora lo schermo dietro è acceso, però che cosa succede? Prima di tutto notate che lo schermo è molto piccolo e questo è abbastanza fastidioso, non si può girare. Quello che possiamo fare è smontare tutto per ottenere di fare per esempio vlog, quindi quando io passo da fare vedere qualcosa che ho davanti eccetera a voler fare un vlog, guardate cosa devo fare. Ora vedo se riesco a mettere la camera. Allora guardate che devo fare. Prima di tutto dovrei spegnerla, questo sarebbe già, e devo tenere premuto forte, poi aprire, vedete, ha un tastino qua, lo spingo davanti e dietro e la sfilo. Una volta sfilata la devo smontare, quindi ho questo bottoncino qua, tolgo la batteria, prendo questo, lo giro, guardate che giro folle, eccetera. Ok, ora è rimontata e la rimetto dentro. E allora, come vedete, ora ho lo schermino piccolo davanti e ho dovuto smontare mezza macchina per riuscire a fare questa operazione. Quindi vado e la rimetto per smontarla dall'altro lato. Abbiamo detto spengo, ecco qua, poi spingo il bottoncino, la tolgo, devo appoggiarmi perché sennò poi stacco la batteria, giro il core dal corpo, poi li allineo la batteria di nuovo, poi la infilo qua e ora c'ho, come vedete, la batteria dietro. Altre problematiche con questa macchina sono per esempio che, come vedete, è molto difficile riuscire a mettergli un tappo e oltretutto, per come è fatta, inoltre oltre il tappo la cosa più grave è che è praticamente impossibile mettergli dei filtri ND, che per un lavoro, ora per fare questa piccola cosa non c'è bisogno, ma se uno vuole fare un lavoro un po' più professionale in giornate con molto sole è impossibile lavorare senza filtri ND. Io ho trovato poi questo piccolo tappo di silicone che insomma regge abbastanza, ma non si sente mai, diciamo, sicuro e poi vi faccio vedere quelle due cose di cui vi parlavo prima, cioè l'attacco, questo che serve collegandolo alla Insta360 One RS ad avere sia l'uscita USB-C che l'uscita audio con il jack, scusate, non l'uscita ma un ingresso microfono,
e poi questo è il pezzo che si mette sopra la macchina per avere la cold shoe, diciamo, per poterci magari mettere una piccola lanterna di sopra. Quindi continuo a dire, è una macchina che potenzialmente sarebbe stata eccezionale. La verità è che è stato un fracasso incredibile ed è una di quelle cose per le quali penso che sia problematico per i content creator, no? Che ricevono queste macchine, questi action cam o qualunque cosa sia, la tengono una settimana, la provano, eccetera, magari però non hanno il vero tempo per capire se effettivamente è qualcosa di valido o no. Quindi all'uscita andatevi a vedere qualsiasi altro video che c'è su YouTube su questa action cam e vedrete che tutti ne parlano a meraviglia, ma poi è sparito, poi non c'è più niente, nessuno ha fatto più contenuti e nessuno la usa, cosa che ci fa capire bene quanto sia, non dico inutile, ma effettivamente poco comoda da utilizzare. Spero sia stato utile a qualcuno di voi, so che non è un device nuovo che tutti andranno a vedere perché è appena uscito e voglio sapere se lo devo comprare. Questo è veramente una review veramente long term, cioè dopo 2 anni, però 2 anni che fondamentalmente è rimasta nel cassetto e che al posto suo ho sempre utilizzato la Insta360 Go 3 e poi la Go 3S e ancora prima la Go 2. Non compratela, non serve a un cavolo. Allora, per completezza vi fornisco anche un piccolo vlog in 4K con l'audio preso dal microfono e collegato in Bluetooth. Vediamo come si vede, come si sente. In realtà il video dovrà essere colorato perché sto registrando il log, poi vediamo un po' come viene e niente, guardiamo dietro c'è Piazza Vittorio, dietro abbiamo Santa Maria Maggiore e approfittiamo per tornare un po' verso casa e vedere come è venuta la registrazione.